hello tout le monde, comment ça va? J'espère bien, ciao, hola! E anche oggi pratichiamo legge e buon anno! Avete visto qualcosa di rosso in quest'anno 2022? Come il mio calzino marocchino? Benissimo. Ma lo sapete che questo 2022 inizia con una grandissima opportunità per voi stranieri. E sapete che cos'è? Il decreto flussi. In questo video vedremo che cos'è il decreto flussi e cosa prevede il decreto flussi 2022. Chi può farlo e chi non può farlo. E infine, quali sono i documenti per il decreto flussi e come si fa la domanda? E allora, che cos'è il decreto flussi? Beh, dal 1998 il decreto flussi è diventato una grandissima opportunità per voi stranieri e ad oggi sono entrati in Italia, grazie al decreto flussi, più di 800.000 stranieri. Il decreto flussi fa parte anche del testo unico dell'immigrazione all'articolo 21 e dal 2001 è diventato periodico, ovvero ogni anno c'è il decreto flussi, grazie anche alla legge Turco-Napolitana. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ogni anno attua il decreto flussi. Ma perché? Perché le aziende italiane hanno bisogno di manodopera e hanno bisogno di persone che lavorano e solo noi italiani non bastiamo. E allora chiediamo a voi di venire in Italia. E come diceva il buon Tito Boeri, se aumenta il lavoro in Italia, aumenta per gli italiani e per gli stranieri. Quindi il decreto flussi determina una quota di persone che ogni anno possono venire in Italia a lavorare. Persone logicamente extraeuropee. Ed è possibile fare la domanda per lavorare in Italia tramite il decreto flussi per lavori stagionali, non stagionali ovvero subordinati e lavori autonomi. I principali settori sono l'agricoltura, il turismo e anche i trasporti. Allora vediamo cosa prevede il decreto flussi 2022. Ma aspettate! Vi ricordo di iscrivervi al canale e non vi dimenticate la campanellina. Come stavo dicendo, il 2022 è un anno pieno di opportunità perché il decreto flussi per la prima volta ha previsto una quota di persone di ben 69.700 persone. Non c'è mai stato un numero così alto. Sarà anche perché l'anno scorso è stato bloccato per via della pandemia, ma il massimo che si è avuto è il 30.000. Ma una quota così grande è una grande opportunità. Non fatela scappare se volete venire a vivere qua in Italia. Ora, chi può farlo il decreto flussi? Tutti i cittadini extracomunitari dei paesi che hanno siglato con l'Italia un accordo appunto di lavoro e possono partecipare il carissimo Marocco, l'Albania, l'Algeria, il Mali, il Pakistan, il Bangladesh. Alla fine del video saranno elencati tutti i paesi che hanno contratto un accordo con l'Italia per il decreto flussi. Ma mi raccomando, molta attenzione: per partecipare al decreto flussi dovrete stare nel vostro paese di origine e quindi se state qua in Italia dovete ritornare nel vostro paese e fare la domanda per il decreto flussi. Ma tutti possono partecipare al decreto flussi? No! E ora vi spiego il perché. Perché cosa fondamentale per ottenere il decreto flussi è il nulla osta. E se voi avete dei precedenti nel vostro paese o in Italia, allora non potete partecipare. E logicamente, anche se sei minorenne, ovvero al di sotto dei 18 anni, come previsto dalla legge italiana, non puoi partecipare al decreto flussi. E allora ora, rullo di tamburi! E vediamo qua in Italia quando si potrà fare la domanda e come si potrà fare e quali saranno i documenti da presentare. E ascoltate bene, il 2021 è stato firmato il decreto flussi con Mario Draghi, il carissimo Presidente del Consiglio, ed ora 2022 dovrà solo uscire nella Gazzetta Ufficiale e poi dopo 10 giorni per alcune categorie e 15 giorni per altre categorie, alla fine vi dirò quali, sarà possibile presentare la domanda decreto flussi. Siamo ai documenti da presentare. La domanda del decreto flussi dovrà essere presentata solamente, esclusivamente online, tramite il nuovo portale informatizzato del Ministero dell'Interno e potranno partecipare e fare la domanda i datori di lavoro oppure le associazioni di categoria.
e quindi sarà indispensabile avere un datore di lavoro che sia nel campo agricolo, turistico e alberghiero o dei trasporti. E sarà necessaria una marca da bollo da 16 euro, come sempre. Passaporto del lavoratore straniero e l'alloggio dove dormirai, quindi l'indirizzo e l'idoneità alloggiativa. Quindi tutti i documenti identificativi del vostro datore di lavoro e della sua azienda, come la carta d'identità, la partita IVA, la sede legale, la mail e la PEC. E sarà importante anche già identificare il tipo di contratto con il quale voi sarete invitati a lavorare qua in Italia, quanti dipendenti ha nell'azienda il datore di lavoro e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Il bilancio contabile dell'anno 2020 e il DURC, documento unico di regolarità contributiva, ovvero che ha sempre pagato le tasse l'azienda che vi inviterà. Ma cosa fondamentale per presentare la domanda decreto flussi è avere lo SPID, ovvero l'identità digitale attraverso il quale è possibile fare la domanda nel link che vi metterò in descrizione. Ricapitoliamo. Per fare bene la domanda decreto flussi, io vi consiglio sempre di essere assistiti da un professionista. E quindi vi dico che non è detto che rientrerete nelle quote per venire qua in Italia, per ottenere un visto di lavoro, perché ci sarà un click date, il che significa che alle ore 9 del 15° giorno del 10° giorno di quando sarà pubblicata la Gazzetta Ufficiale, tutte le persone che avranno fatto la domanda in tempo entro i 69.700 posti previsti, allora potranno venire in Italia se logicamente tutta la documentazione è regolare. Invece, per tutti quelli che non sono rientrati in queste quote potranno logicamente fare domanda nei prossimi anni. E ricordate che se già avete partecipato al decreto flussi con un lavoro stagionale negli anni passati, potete sempre partecipare. E se avete qualsiasi altra domanda, non esitate a commentare oppure a contattarci direttamente sul sito www.pratichiamolegge.it. Ma sapevate che esiste anche il decreto flussi fuori quota, ovvero per venire in Italia come professionisti, come studenti? Ma questo lo spiegherò in un altro video. E logicamente, se vuoi fare la domanda e vuoi essere assistito, non esitare a contattare. Spero che questo video vi sia stato di aiuto e sia stato chiaro. E per coloro che non capiscono bene l'italiano, usciranno i video in altre lingue, inglese, francese, spagnolo, russo e poi si vedrà. E quindi, mi raccomando, pratichiamo legge ai prossimi video. Come detto prima, vi elencherò tutti i paesi che possono partecipare al decreto flussi. Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina.